Ciao a tutti, bentornati qui sul nostro canale. Oggi siamo qui a Copenaghen in attesa del prossimo viaggio per le isole Faroe. Probabilmente divideremo il viaggio in 2 o 3 video che riguarderanno le varie isole che andremo a vedere. E adesso cos'altro dire? Attendiamo e partiamo. Iniziamo la nostra avventura alle Faroe dall'isola di Vágar. Questa è la prima isola che troverete, sulla quale ovviamente è presente l'unico aeroporto. Abbiamo appena finito di pranzare in aeroporto e ci stiamo dirigendo verso il nostro primo hotel, che dovrebbe essere quello più comodo di tutta Vágar, perché è proprio a 2 passi dall'aeroporto. Ha un nome molto fantasioso, infatti si chiama Hotel Vágar. Questo qua sarà il nostro hotel per i primi giorni. ed ora è giunto il momento di incominciare a esplorare l'isola. Partiamo all'avventura col primo trekking di circa 2 ore e mezza. Qui, poco fuori dalla città di Midvagor, c'è il lago più famoso delle isole ed ha il nome impronunciabile, Sorvagsvatn. Il nostro obiettivo non è arrivare al lago, ma girarci intorno e raggiungere uno dei luoghi panoramici più famosi e più belli delle isole. Da questo punto si vede l'incredibile dislivello tra il lago e l'oceano. Prestate sempre la massima attenzione, le Faroe non vanno sottovalutate, anche perché il terreno risulta sempre accidentato e molto scivoloso. Dato che il meteo non era dalla nostra parte, non siamo riusciti a continuare le riprese e abbiamo deciso di tornare indietro. Nonostante tutto, questa è stata una bellissima esperienza che ci ha portato a sfidare Madre Natura e ci ha permesso di vivere dei momenti indimenticabili. E buongiorno, siamo appena andati all'autonoleggio a ritirare la nostra macchina. Questa quindi sarà la macchina per tutta la nostra avventura. Abbiamo anche appena finito di fare colazione e adesso proseguiamo con la nostra visita di Vágar. Ci dirigiamo a nord-ovest al piccolo villaggio di Bour, un paesino caratteristico nel quale si possono trovare alcune delle classiche case in legno dai tetti in torva. Risaliamo in macchina e ci dirigiamo nel prossimo punto panoramico, anche se non è segnalato. Da qui possiamo vedere Dragarnir, una spettacolare formazione rocciosa raggiungibile soltanto a piedi, con un percorso di trekking molto difficile, impegnativo e a pagamento. Noi ci siamo fermati solo qui, ma ve lo facciamo ammirare in tutta la sua maestosità. Vicino a Gásadalur si trova la cascata più iconica e fotografata delle isole Faroe. Per raggiungerla è semplice, appena usciti dal tunnel in direzione di Gásadalur, proseguite dritto per qualche decina di metri e troverete sulla sinistra un'area di sosta, parcheggiate e seguite il breve sentiero, e infine godetevi lo spettacolo. Questa è l'ultima tappa per quanto riguarda Vágar. Non ci resta che andare al prossimo hotel, che sarà il nostro ultimo hotel per tutto il resto della vacanza, e ci vediamo nei prossimi video.